Dio è un artista. Lasciò cadere i colori del suo sogno su una tela per dare vita ad una città in cui il suo volto si riflette in tutto e in tutti. Poi ha consegnato il suo pennello, la sua tavolozza e la sua penna a noi per farci costruttori di questa città che si chiama Lopiano. Lopiano è un'installazione divina in miniatura, perché tutti gli abitanti hanno un desiderio: vivere l'amore reciproco. Anche noi, gente da ogni angolo del mondo, abbiamo lasciato tutto alle spalle per scoprire cosa significa essere parte di questa avventura divina. Ho sempre sognato di viaggiare per il mondo. Qui 35 giovani possono conoscere il mondo in una casa e portarsi il mondo intero nel loro cuore. Questo luogo dove la vita e i modi di pensare cambiano si chiama Scuola Gen. La Scuola Gen è un viaggio verso la mia interiorità più profonda e anche verso quelle degli altri, ma soprattutto verso Dio. Ecco dove sono andata alla ricerca di Dio, e qui ho trovato Lui dappertutto. Arrivando qui con una grande valigia in cui è imballata tutta la nostra vita, con il nostro passato, con i volti e le lacrime che abbiamo versato e lasciato. Ci siamo portati con noi tutti i rapporti che abbiamo costruito, incluse tutte le domande che ci bruciano dentro. Siamo arrivati qui con un certo senso della vita, con diversi suoni e colori dentro di noi. All'inizio tutto questo ci dava sicurezza in un luogo così nuovo e sconosciuto come Lopiano. Poi abbiamo iniziato a cambiare le valigie della nostra vita, con le sue luci e ombre, e ci siamo accorti che diventavano sempre di più un dono per gli altri. Sì, perché il dono più bello che possiamo dare è la nostra vita con tutte le sue esperienze. Anche se le nostre realtà sono completamente diverse, c'è una calamita che ci ha riunite. Si chiama Dio. Le nostre piccole realtà vissute incominciarono a espandersi. Aprendo gli scrigni della nostra vita, abbiamo scoperto le vere perle di ogni cultura e iniziato a guardare il mondo con occhi diversi, magari con gli occhi di una giovane africana, a sentire il calore degli altri con un cuore americano, a vibrare dentro al ritmo latino, pensare con la testa di una persona europea o assaporare la vita con una sensibilità asiatica. Improvvisamente vivi con una persona di quel paese di cui prima non sapevi nulla e arrivi a imparare tanto da ciascuna di loro che poi diventa come la tua sorella e ogni paese adesso non è più lontano. Ora lo tieni nel tuo cuore perché ti rendi conto che le differenze fra di noi sono solo una ricchezza. Condividi lo stesso sogno di spendere la vita per costruire un mondo unito. Ed è così che una famiglia nasce tra noi. Siamo una famiglia anche con gli altri abitanti della cittadella. I seminaristi, le famiglie, focolarini, sacerdoti, con tutti. La convivenza non è facile per via delle lingue, ma più forte è il linguaggio dell'amore. Anche se la vita di ogni giorno sembra normale, perché si studia, si lavora, si fa da mangiare e si fa pulizia, la novità sta nel come si fa e non tanto cosa si fa. Abbiamo scoperto che l'amore dà una qualità e colora tutta la nostra vita. Tutte cose che al ritorno nei nostri paesi ci aiuteranno perché ogni persona che ci passa accanto possa vedere in ciascuna di noi l'ideale incarnato. Lo sperimentiamo già da ora con chi viene a visitare questa originale città, anche solo per un giorno. Quello che è mio è anche tuo, così cerchiamo di vivere. Condividiamo le nostre risorse, i nostri talenti perché siamo un'unica famiglia.
dove le opportunità sono uguali per tutti e condividiamo non solo i beni materiali, ma anche spirituali. Le tue sofferenze sono le mie. Le tue lacrime sono le mie. E quando sei felice, Gioisco con te. Dimentico il cellulare e internet per collegarmi con chi è accanto, esplorando la bellezza della sua storia, perché prima alzavo gli occhi al cielo per cercare Dio. Ora ho scoperto che Gesù si trova in ogni persona che ho vicino, nell'amore che posso dare a tutti. cerchiamo Lui, nell'armonia della stanza, nell'ascolto, nel cucinare, nelle preghiere, durante le passeggiate dove apprezziamo la bellezza della natura, perché Dio è bellezza. Non è facile lasciare sempre tutto in ordine, ma se amiamo è l'amore che fa la differenza e allora diventa bellezza. Per questo troviamo la sua impronta in un sorriso, In un abbraccio, Nel silenzio, in tutto. Quanto più si conosce Dio, ancora di più possiamo amare gli altri. Ecco perché nella scuola si imparano nuove scoperte ogni giorno. La vita illuminata dalla sapienza ci aiuta a conoscere meglio le ricchezze dell'uomo e della nostra vita di giovani. Anche le perle di luce di Chiara ci aiutano a trovarci faccia a faccia con Gesù. È Lui tra noi che può rispondere alle nostre domande. Alla fine della giornata, eccoci con Gesù, ancora più vicino a noi nell'Eucaristia. Ogni volta che vogliamo, Lui è lì che ci aspetta nel tabernacolo. Lì ritroviamo colui che nel silenzio viene a sussurrarti nel cuore i 1000 toni dell'amore, il culmine dell'amore, il segreto della felicità. Stiamo imparando insieme cosa significa essere uno di quei gen che Chiara amava tanto, quelli del fino alla fine. È possibile anche per te questa grande esperienza. Accendere la luce del tuo raggio, diventando quel ponte con l'umanità, in grado di lasciare un'impronta indelebile di amore sulla terra.